Come facevano gli antichi a trasmutare l'argento in oro? Usavano la chimica, ma anche un po' di fisica. Parliamone un attimo. Ciao, sono Marco per gli amici e le amiche del Cuso e questa è la fisica che non ti aspetti. In un recente video della serie Rollin Lab, il buon Ruggero Rollini ha raccontato di come gli antichi alchimisti fossero capaci di cambiare il colore delle monete di argento, dando loro un colore molto simile all'oro. Questo avveniva intingendole per tempi brevissimi in una soluzione chiamata acqua divina. Ruggero però ci mostra anche che se la moneta rimane nella soluzione più a lungo, l'effetto dorato scompare e al suo posto si vede uno strato scuro, più comune per il composto che lo costituisce, il solfuro di argento. Ma allora, come mai quando lo strato di solfuro di argento è molto sottile, il colore è completamente diverso? Ecco, qui dobbiamo lasciare stare la chimica e tornare alla fisica, alla cosiddetta fisica dei film sottili nella fattispecie. Questo sarà un video con calcoli, tipo quello dell'arcobaleno. Quindi, prima vi presenterò il fenomeno da un punto di vista più discorsivo e poi ci diamo sotto con formule ed equazioni. Intanto, il fenomeno alla base di questo particolare comportamento della luce si chiama interferenza e possiamo trovarlo in molte altre situazioni più o meno volontarie. Il colore cangiante delle bolle di sapone o delle chiazze di benzina sull'acqua sono un esempio di interferenza da film sottile che potremmo definire irregolare dal momento che il colore non è definito né stabile. Le lenti antiriflesso degli occhiali o alcuni colori che si trovano in natura, come quelli delle ali di alcune farfalle, sono invece esempi di interferenza più stabile. Cerchiamo di capire come funziona. Quando un raggio di luce incide su uno strato molto sottile di materiale, e per molto sottile intendo dell'ordine di decine di nanometri tipicamente, possiamo considerare come coinvolti soltanto i due strati estremi del film, quello superiore e quello inferiore, ossia, come si suol dire, i due strati all'interfaccia tra il film e le sostanze che lo circondano. Ognuna di queste superfici in parte riflette e in parte trasmette il raggio incidente. Il raggio riflesso dallo strato superiore interferisce con quello riflesso dallo strato inferiore, che però ha percorso un tragitto maggiore e quindi avrà una fase potenzialmente diversa. La fase di un'onda è il ritardo con cui i massimi e i minimi dell'onda si presentano rispetto ad un'onda di riferimento. Si possono presentare due casi notevoli: l'opposizione di fase e la perfetta coincidenza di fase. Nel primo caso, le due onde sono sfalsate esattamente di mezza lunghezza d'onda e quindi i massimi della prima corrispondono con i minimi della seconda e viceversa. Il risultato è che la somma delle due onde è semplicemente pari a zero. In opposizione di fase, le due onde si cancellano. Nel secondo caso, invece, i massimi della prima onda coincidono con i massimi della seconda e lo stesso vale per i minimi. La somma in questo caso è il doppio dell'ampiezza originale. In tutti gli altri casi si avrà comunque un'onda risultante data dalla somma delle due, con un'ampiezza che per l'appunto varia da 0 al doppio di quella originale. Questo discorso è abbastanza semplice da capire se l'onda incidente è monocromatica, ossia costituita da onde tutte con la stessa lunghezza. La luce però è spesso data dalla sovrapposizione di numerose lunghezze d'onda o colori. Il principio non cambia, ma ogni colore si comporterà in maniera diversa. Alcuni colori verranno attenuati per via della interferenza distruttiva e altri verranno intensificati per via dell'interferenza costruttiva. Le specifiche condizioni per avere l'uno o l'altro caso dipendono principalmente dall'indice di rifrazione dei mezzi coinvolti, come l'aria attraverso cui viaggia l'onda incidente, il film e il substrato su cui si trova il film, ma entrerò più nel dettaglio su questo argomento nella parte relativa ai conti. Bisogna inoltre considerare che dal momento che la luce riflessa non arriva tipicamente da un'unica direzione, ma l'angolo di incidenza varia un po', l'effetto dell'interferenza distruttiva si traduce in genere in una sensibile diminuzione, ma non nella totale cancellazione della luce riflessa. Nel caso di una bolla di sapone o della benzina sull'acqua, si ottengono tanti colori cangianti per via della turbolenza del liquido che costituisce il film, il cui spessore cambia continuamente e quindi modifica in continuazione le condizioni di interferenza. I rivestimenti antiriflesso sono invece studiati per eliminare
una specifica lunghezza d'onda cercando le condizioni per l'interferenza distruttiva e spesso questi strati vengono sovrapposti l'uno sull'altro per eliminare più lunghezze d'onda e ridurre l'intensità complessiva della luce riflessa. Allo stesso modo, questi film vengono impiegati come filtri per selezionare specifiche lunghezze d'onda. Questi rivestimenti richiedono uno spessore molto preciso e costante e infatti vengono preparati con processi chimico-fisici come la Chemical Vapor Deposition e la Physical Vapor Deposition. Tornando al video di Ruggero, da cui nasce l'idea per questo video, gli antichi alchimisti avevano notato che immergendo brevemente una moneta di argento nella cosiddetta acqua divina si formava uno strato di solfuro di argento, sostanza che però è tipicamente di colore scuro e opaca, ma quando lo strato è abbastanza sottile si presentano effetti interferenziali che rendono il film di un colore giallognolo, vagamente simile a quello dell'oro. Quando lo strato diventa più spesso, perché lasciamo la moneta immersa per tempi maggiori, l'effetto scompare. Questo è vero in generale. Se lo spessore del film aumenta, la luce trasmessa attraverso lo strato superiore viene assorbita dal materiale invece di raggiungere lo strato inferiore, venirne riflessa e tornare allo strato superiore, e quindi il film non più sottile prende il colore più tradizionale del materiale di cui è composto. L'interferenza da film sottile o iridescenza è molto comune anche in natura. Che fosse questa la causa del colore delle piume dei pavoni è supposto fin dai tempi di Hooke e Newton, ma si dovrà aspettare il XX secolo per avere calcoli più precisi in ambito naturale. Ernest Merritt dimostrò sperimentalmente nel 1925 che alcuni colori delle piume di certi uccelli, come i piccioni, o delle ali di alcune farfalle, come la Morpho menelaus, non sono dovuti alla presenza di pigmenti, ma presentano tutte le caratteristiche previste dall'interferenza da film sottili. In particolare, è la presenza di un minimo nell'intensità della radiazione riflessa, ossia la presenza di interferenza distruttiva, che si sposta con l'angolo di incidenza a dargli la certezza che siamo di fronte a un fenomeno interferenziale. Anche se uomo e natura hanno ottenuto lo stesso risultato, non è questo un caso in cui l'uomo ha cercato di emulare la natura. La scoperta dell'interferenza da film sottile è stata con ogni probabilità casuale e solo dopo secoli abbiamo imparato a maneggiarla a nostro piacimento. Bene, questa prima parte del video finisce qui. Se non volete andare oltre, nessun problema. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, insomma tutte le solite cose. Noi ci vediamo al prossimo video, siate curiosi, la fisica è là dove non ve l'aspettate e tutto il resto. Se invece volete saperne qualcosa di più, rimanete con me e vediamo quali sono i conti, abbastanza semplici a dire la verità, che stanno dietro questo particolare fenomeno. La matematica, come dicevo, non è complicatissima, semplice trigonometria. Dobbiamo solo calcolare la differenza di cammino tra il raggio che viene riflesso direttamente dallo strato superiore e quello riflesso dallo strato inferiore. I due fattori che influenzano la lunghezza del cammino interno al film sono ovviamente il suo spessore e il suo indice di rifrazione, o meglio, il rapporto tra il suo indice di rifrazione e quello dell'aria. Tuttavia, possiamo approssimare l'indice di rifrazione dell'aria a 1 e quindi i conti si semplificano un po'. Dobbiamo ricordare anche un'altra cosa che deriva dalle equazioni di Maxwell. Se l'indice di rifrazione del mezzo in cui la luce si sta muovendo è inferiore a quello del mezzo che si trova oltre l'interfaccia, il raggio riflesso subirà una inversione di fase, o equivalentemente uno sfasamento di 180 gradi. Quindi, sicuramente, il raggio riflesso dallo strato superiore del film quando l'interfaccia è tra l'aria e il film subirà sempre questa inversione di fase. Se poi anche il substrato ha un indice di rifrazione minore di quello del film, come ad esempio l'aria all'interno di una bolla di sapone, l'acqua sotto una chiazza di benzina, il raggio riflesso dello strato inferiore non subirà invece alcuna inversione di fase. In questo caso si avrà interferenza costruttiva se la differenza di cammino data dal doppio del prodotto dell'indice di rifrazione del film per il coseno dell'angolo di incidenza sullo strato inferiore risulta essere pari ad un multiplo semi-intero di una lunghezza d'onda. Se invece è un multiplo intero, l'interferenza sarà distruttiva.
In un rivestimento antiriflesso si presenta in genere il secondo caso, dato che il film viene ingegnerizzato per avere un indice di rifrazione intermedio tra quello dell'aria e quello del vetro, della lente o in generale del materiale sottostante. In questo caso si ha l'inversione di fase in entrambe le riflessioni e il risultato ottenuto nel caso precedente semplicemente si scambia. L'interferenza costruttiva sia quando la differenza di cammino è un multiplo intero della lunghezza d'onda. Quella distruttiva se è invece un multiplo semi-intero. Bene, anche la parte dei conti si può considerare conclusa. Stavolta il video è finito per davvero. Noi ci vediamo al prossimo episodio.